Ciao ragazzi, ed eccoci qua nel continuare questa presentazione di questo simulatore OnResp. Nel precedente tutorial abbiamo visto il doppio camera reflex aperiodico, in questo vedremo invece quello asimmetrico, ok? Che sono molto simili, ve li ricordo, eccoli qua. Doppio camera reflex aperiodico che presentava un terzo condotto, questo che ci apprestiamo a presentare è quello asimmetrico, nel quale, come vedete, potete osservare, non c'è questo terzo condotto. Quindi il tutto si limita a due camere con un condotto interno e uno esterno che irradia direttamente in ambiente. Ok? Ricordo e vi anticipo che nel prossimo metteremo a confronto questi due per evidenziarne differenze e peculiarità. Ok? Bene. Allora, come abbiamo fatto in precedenza, ci avvaleremo della simulazione guidata onde evitare qualche errore. Ok? Quindi andiamo sempre su Help, Input Wizard, facciamo le opportune scelte come in precedenza, non mi ripeto, semispazio, radiazione diretta. In queste voci possiamo trovare questa doppio camera reflex perché OnResp definisce in questo modo il doppio camera reflex asimmetrico. Ok? Per proseguire, next, riepilogo delle impostazioni del sistema, si presenterà in questo modo e che appunto ci evidenzia che non ha il terzo condotto. Per proseguire, fine, non ci resta che, come fatto in precedenza, di inserire i parametri LSmall dell'altoparlante che vogliamo utilizzare. Ovviamente per non cambiare utilizzeremo, per mettere anche a confronto poi successivamente, utilizzeremo lo stesso altoparlante, vale a dire l'HV200 di Ciare. L'inserimento è sempre il solito, vado veloce, 223 cm2, RE 5,5 ohm, BL 8,9, FS 32 Hz, basso VAS 59 litri, QS 0,42, vero? Sì, perché sto andando a memoria, QMS 7,5, LE 0,42, potenza 130 e Xmax 7. Vediamo velocemente, andiamo a controllare, sì, ci restituisce una massa di 29,7 contro massa mobile, pardon, di 29,5. Ok, stiamo in perfetta tolleranza. Controllo velocemente, sì, possiamo confermare con ok. A questo punto, per procedere nella simulazione e nella configurazione di box bisogna cliccare Wizard, perché è l'unico modo, quello presente in Tools e in griggetto. Ok? Wizard. Bene, ecco qua il nostro box con le due camere. Ora, ricordando che questo simulatore non si avvale di nessun preset che ci possa aiutare per gli allineamenti, bisogna arrangiarsi un pochino. Come fatto in precedenza, e ricordo innanzitutto che l'estensione è determinata dai volumi delle camere, dal totale dei volumi delle camere, quindi di conseguenza se vogliamo ridurre l'estensione o aumentare l'estensione si va a agire direttamente sui volumi. Ora, qual è il giusto rapporto tra queste due camere, che è diverso da quello precedente ovviamente? Vi sono varie filosofie di pensiero per quanto riguarda il rapporto di queste due camere. Per esperienza posso dire tranquillamente che si può partire direttamente con un rapporto di 1 a 1, ok? Ora, che volume possiamo dare a queste camere? Se Ciare ci ha indicato 45, ok, che questo è un alimento piatto, se vogliamo cercare la massima estensione, pur conservando un buon smorzamento come ci viene indicato nelle premesse per quanto riguarda questi sistemi di carico, e visto che
il totale diciamo è dato sempre dalla somma delle due camere, possiamo partire ad esempio, poi si può variare ovviamente, 30 litri per camera, visto che il rapporto è 1 a 1. La profondità la fissiamo sempre a 30-35 centimetri. L'area del condotto, per avere un diametro accettabile che è circa di 7, vale 35 centimetri quadrati. La lunghezza del condotto, quindi la FB, la andiamo a determinare poi. Dicasi lo stesso per la seconda camera, abbiamo detto 30 litri anche per questa, visto che il rapporto è 1 a 1, profondità idem 30 cm, idem per l'area del secondo condotto 35 cm quadrati. La lunghezza la andiamo a determinare poi e prima che ce ne dimentichiamo andiamo a combinato, sì, eccolo qua, togliamo, dare distanza, ok, doverosa, tra il condotto reflex, ovvero tra questo condotto reflex e l'altoparlante, ok? Più distanza c'è, meglio è. E ricordo, come consigliato nel precedente, che laddove fosse possibile è opportuno spostare questo condotto reflex, questo, sulla parte posteriore, ok? Onde evitare che alcune spurie possano attraversare il condotto e raggiungere il nostro orecchio o il nostro microfono, laddove possibile, ok? Quindi diamo distanza, ok? Poi lo andiamo a rettificare per, diciamo, migliorare il tutto. Ritorniamo sulla 80, no, abbiamo detto 30, perfetto. Allora andiamo a modificare la FB, quindi la lunghezza del condotto. Ok, seconda camera, lo stesso. Ritorniamo un attimo sulla voce altro per vedere se la distanza ci può aiutare ancora. Sì. Piccolo ritocco eventualmente anche sulla prima camera, è proprio piccolissimo. Seconda, vediamo. Sì, dai, ci possiamo accontentare. Sì, dai. Bene, queste interferenze che si vedono nella risposta, molto probabilmente è il condotto, ok? Quindi se lo spostate è meglio. Ricordo che se avete ben notato, in queste finestre non c'è la possibilità di andare a modificare o quantomeno impostare la quantità del fonoassorbente nel box. Non ho trovato notizie precise in merito. Presuppongo che, visto che questi carichi sono specializzati per le basse frequenze, ovvero usati in prevalenza per sistemi sub, dove la presenza del fonoassorbente è poco o per nulla rilevante, credo, scriverò all'autore che ha progettato questo simulatore per avere conferma, ma presuppongo che non ce ne sia, diciamo, o quantomeno una quantità, diciamo, minima, ok?
l'ho verificato anche facendo un confronto con altri simulatori, non credo che sia presente il fonoassorbente. Difatti queste, diciamo, interferenze o comunque spure che escono dal condotto sono un pochino eccessive. Ci sta a ricordare e a dimostrare che il fonoassorbente non sia per nulla presente nei box, ma vi ripeto, non ho trovato nessuna informazione nel manuale, nella guida per quanto riguarda questo aspetto. Scriverò per avere conferme, ok? Ma credo di non sbagliare molto. Comunque sia, cosa abbiamo ottenuto con, vediamo, 60 litri? Non sono pochi effettivamente, però la risposta è bella che stesa. Cosa abbiamo ottenuto? Allora, diciamo che stiamo a circa 60-90 dB. Per cercare la risposta a meno 3 dB dobbiamo cercare ovviamente la frequenza a meno 3, ovvero 87, ok? 88. Beh, fermiamoci qua, già abbastanza indicativo. Stiamo tra i 29 e 28 Hz a meno 3, è tantissimo, effettivamente. I 60 litri sono ben giustificati, ma come vi ho consigliato precedentemente e quindi anche in questo caso, trovata la risposta che soddisfa quella che piace, quella ricercata, bisogna verificare se tale risposta può essere conservata anche a potenze più elevate, cioè alla pressione ricercata. Quindi andiamo sulla voce altro, andiamo a aumentare la tensione del nostro generatore, vale a dire la potenza applicata, affinché si raggiunga un valore prossimo alla Xmax che noi precedentemente abbiamo fissato a circa 10, ovvero la Xmax più un certo valore, ok? Che comunque resta conservativo di gran lunga. Bene, aumentiamo questa tensione e per raggiungere, diciamo, questi fatidici 10, ok, ci siamo grosso modo. Stiamo a circa, arrotondiamo a 19 volts, vediamo che potenza stiamo applicando. Cancelliamo 19 al quadrato 360 diviso RE 5,5. Beh, stiamo applicando 65 watt e abbiamo raggiunto, diciamo, questa escursione non massima ovviamente, ma diciamo un'escursione tale che ci fa restare perfettamente in linearità. Vabbè, ripeto, è un dato che va preso per le pinze, assolutamente, ma comunque sia, stiamo a circa la metà della potenza massima indicata nel datasheet di Char, che è 130, siamo a 65. È vero che la risposta power, pardon, è tanta, cioè bella estesa, quindi l'escursione, diciamo, ammesso che questo ci soddisfa, andiamo a vedere il modulo che ci dice, ok? Effettivamente, nonostante abbiamo questa risposta ben estesa, molto estesa in verità, stiamo parlando sempre di un 20 cm, non di un grandissimo woofer, ci dice che effettivamente il sistema è ancora molto equilibrato, non è sottosmorzato, non sovrasmorzato. Infatti i due picchi sì, diciamo, sono quasi identici. Questo è il nostro, diciamo, condotto interno che mette del suo, ok? Ce lo troviamo ovviamente anche nella fase, eccolo qua, piccola relazione di fase, e ovviamente dicasi lo stesso per il ritardo di gruppo. Quindi è vero che nella risposta in frequenza non ce lo troviamo, quando cambiamo ambiente andiamo in quello dei tempi, esce fuori il regime di frequenza, non ce lo troviamo, quello dei tempi sì, ok. Questo cosa ci ricorda? Ci ricorda le premesse iniziali. Questi sistemi ci permettono, come abbiamo visto e come abbiamo dimostrato,
che possono raggiungere veramente frequenze abbastanza basse, estese, un sistema con frequenza estesa, conservando nonostante tutto un buon smorzamento. Il modulo ce l'ha confermato, ma ahimè, voglio dire, la risposta resta un pochino, tra virgolette, sporca. Questo può essere, diciamo, in qualche modo superato applicando un filtro, come abbiamo visto la volta scorsa. Lo possiamo anche fare in questo, che è abbastanza veloce. No, power, altro. Ah no, in questo non è possibile, strano. Eccolo qua. Attiviamo terzo ordine. Anche in questo caso possiamo applicare un filtro, ma vediamo che comunque delle piccole spurie sono presenti, ok? Ci aiuta sicuramente, se ovviamente il taglio è ancora più incisivo, ovviamente va a tagliare ancora. Ma ripeto, presuppongo, ne sono quasi certo, che il fonoassorbente non è presente, o quantomeno in minima parte, quindi aumentando il fonoassorbente sicuramente queste piccole non linearità vengono soppresse. E aggiungo, se il condotto reflex è spostato sul pannello posteriore, anche in questo caso queste non saranno presenti. Vabbè, comunque sia, fatte queste verifiche, come per quanto riguarda anche la velocità dell'aria nelle porte, che non deve superare i fatidici 25, 26, 24, quel che sia, eventualmente si va a modificare l'area, di conseguenza poi la lunghezza del condotto. Insomma, si deve cercare un giusto compromesso. Fatte le dovute verifiche, se tutto va per il meglio, diciamo, si rientra nei parametri di progetto, si può eventualmente realizzarlo. Non credo ci sia altro da aggiungere, del resto sono più o meno le stesse cose. Mi fermerei qua. Ovviamente, se il video vi è piaciuto, è stato di vostro interesse, mettete un mi piace per darmene atto e vi ringrazio. Dicevo, mi fermo qua. Ricordo che metterò un link nella descrizione della playlist che riguarda proprio OnResp, che sono già abbastanza video e tutorial che lo riguardano, quindi eventualmente qualcuno, se for sapesse, ha difficoltà a reperire, attraverso questo può accedere direttamente, ok? E nulla, come dicevo, mi fermo qua, ci sentiamo per la prossima, ciao!